Bene amici, continuiamo con Cartesio, abbiamo messo a punto, spero in maniera chiara ma anche particolarmente approfondita, ciò che Cartesio dice nelle 6 meditazioni metafisiche. Adesso cerchiamo di tirare le somme dalla metafisica e dalla fisica cartesiana, dalla fisica meccanicistica che abbiamo spiegato prima di intraprendere la nostra illustrazione della metafisica. Qual è l'esito? Qual è la visione dell'universo cartesiano? Come si configura complessivamente la sua metafisica, la nuova metafisica, una metafisica che lui considera assolutamente rivoluzionaria? Cartesio spiega questo in molte opere, in particolare nei principi della filosofia. L'universo è diviso in due campi, l'universo è costituito da due sostanze che sono solo queste due, una sostanza pensante e una sostanza estesa. La sostanza pensante è l'anima dell'uomo ed è l'uomo l'unica eccezione nell'universo rispetto al meccanicismo globale, all'estensione. Tutto l'universo è estensione, è materia, l'unica caratteristica della materia, vi ricordate, oggettiva, è l'estensione, ma anche il movimento che viene visto come una modificazione dell'estensione. Questo vale per tutti gli enti dell'universo. L'uomo è l'unica eccezione, perché è l'unico ente che oltre ad avere una materia estesa, una rex extensa, ovvero il proprio corpo, possiede anche una res cogitans, ovvero un'anima che è un puro spirito, è immateriale. E quindi l'uomo è davvero un'eccezione rispetto agli altri esseri. L'uomo rompe la sua continuità con gli altri esseri, quindi il sistema cartesiano è costituito così. È costituito così, è imperniato sulle due famose sostanze di Cartesio. Questo è il famoso dualismo delle sostanze in Cartesio. Da una parte, cioè solo all'interno dell'uomo, vi è una sostanza pensante, un'anima, dall'altra parte, dovunque, anche relativamente al corpo umano, tutto è solamente estensione. Queste due sostanze sono chiare e distinte, quindi separate l'una dall'altra, distinte nel senso proprio di separate l'una dall'altra, anche nella mente mi appaiono come separate, cioè hanno delle caratteristiche che sono diverse, che sono opposte. Ricordate il criterio delle idee chiare e distinte, le idee non solo devono essere chiare, ma devono essere distinte. Nessuna parte di ogni idea, nessuna anche piccola porzione, nessun minimo aspetto di un'idea può essere sovrapposta all'altra idea, quindi per essere distinte, chiaramente separate, devono avere qualità, caratteristiche completamente diverse. Quindi da una parte vi è una visione spiritualistica che esiste solo nell'uomo, dall'altra nell'universo vi è una concezione meccanicistica, ovvero la res extensa. Le caratteristiche tra res cogitant e res extensa sono opposte proprio perché questo mi fa pensare che queste due idee siano nettamente separate, non possano essere nemmeno in minima parte sovrapposte tra loro e quindi hanno delle caratteristiche che sono opposte. L'anima è immateriale e spirituale, laddove invece la res extensa appunto è materiale. L'anima è l'unica struttura dell'universo che agisce in base a un fine, ad una finalità, solo l'anima dell'uomo, e quindi è totalmente in contrasto con un'altra caratteristica della res extensa, dell'estensione della materia, perché la materia non agisce in base ad un fine, ma agisce in base ad una necessità meccanica, e quindi da una parte lo spiritualismo, dall'altra il meccanicismo. Nell'uomo caratterizzato dallo spiritualismo, l'anima agisce in base a un fine, quindi il finalismo che è stato, vi ricordate, eliminato dal mondo corporeo,
sopravvive soltanto all'interno della res cogitans, dell'anima dell'uomo, mentre invece la materia, compreso il corpo umano, è una macchina, è un meccanismo che si trasforma, si muove in base ad azioni puramente inerziali che sono involontarie, che sono meccaniche, che sono deterministiche. Quindi vedete che le due sostanze hanno proprio qualità opposte perché sono distinte nella mente, distinte nella realtà e quindi hanno delle caratteristiche che sono differenti l'una dall'altra. E quindi questo è il meccanicismo universale che ha come unica eccezione l'uomo, l'anima umana, consente, come abbiamo già visto in lezioni precedenti, di spogliare l'universo fisico e il mondo fisico da tutte le qualità geometrico-scolastiche, da tutte quelle caratteristiche quidditates, qualità occulte, le chiama Cartesio, da tutte quelle caratteristiche qualitative tipiche dell'aristotelismo scolastico. Non esiste più il finalismo, attenzione, nell'universo fisico, il finalismo esiste, continua a esistere soltanto nell'anima dell'uomo. Non esistono più le forme sostanziali nell'universo meccanico, non esistono più le cause finali. D'accordo? Abbiamo visto che secondo Cartesio Dio ha creato l'universo e poi l'ha abbandonato alle cause meccaniche. Dio non ha inserito all'interno delle cause dei fenomeni alcun finalismo, perché Dio, secondo Cartesio, non ha creato per noi, non ha creato per amore o per amore dell'essere umano. Dio non ha avuto come fine l'essere umano. Il volontarismo di Cartesio la spinge a pensare che Dio, l'abbiamo detto anche questo, abbia agito esclusivamente per manifestare la sua potenza, abbia agito liberamente, avrebbe potuto creare tantissimi universi diversi dal nostro, tantissimi altri universi possibili, ha creato il nostro, non sappiamo perché. Non c'è nella creazione dell'universo nessun riferimento all'essere umano, quindi l'universo è meccanico, viene spogliato da tutte le quiditates, le qualità aristotelico-scolastiche, l'universo è puramente meccanico, l'universo materiale ha come unica caratteristica dei corpi l'estensione, quindi Cartesio è contrario ad un universo antropomorfico. Ingenuo antropomorfismo lo chiama Cartesio, quello di coloro che pensano che l'universo vada secondo un fine, vada secondo uno scopo e lo scopo sarebbe la razza umana. Per Cartesio non è così e quindi l'antropomorfismo, come dire, trova posto soltanto l'antropomorfismo, il finalismo meglio, trova posto soltanto nell'anima umana, mentre invece viene eliminato all'interno del meccanicismo universale. Quindi l'uomo per via dell'anima, come vi ho detto, si stacca nettamente dal resto degli esseri. L'eliminazione di tutte le qualità sensibili nell'universo meccanico porta Cartesio a giungere alla stessa conclusione di Galileo Galilei, ovvero il fatto che fuori dal nostro pensiero tutte le cose esistono soltanto come estensioni. Perché, attenzione, l'estensione abbiamo visto è l'unica idea chiara e distinta che io riesco a concepire a priori nel pensiero riguardo alla materia, riguardo ai corpi materiali e quindi l'unica caratteristica che è vera, che è oggettiva, che esiste nei corpi materiali di per sé, non è creata dalla mia mente, è l'estensione. Soltanto l'estensione abbiamo visto il movimento che non è altro che una modificazione dell'estensione. Mentre invece colori, odori, sapori, temperature, l'abbiamo detto in una precedente lezione, ma lo ripetiamo, pesantezza, rigidezza, tutte queste cose qui non esistono realmente nei corpi, cioè ciò che esiste realmente è solo l'estensione, mentre le qualità sensibili, colori, odori, sapori, temperature
esistono solo nel mio pensiero, sono modi cogitandi, sono modi di pensare, sono modalità con cui il mio pensiero coglie le uniche caratteristiche che esistono nei corpi, ovvero le caratteristiche geometrico-meccaniche, la forma, il contorno, le proporzioni, il movimento, mentre invece le qualità sensibili esistono soltanto nella mia mente. Cartesio fa l'esempio di un colore o più oppure del dolore. Questo, diciamo, è l'insieme delle cose che io colgo con la res cogitans, ok? La res extensa rappresenta un insieme che non si sovrappone con la res cogitans, quindi la res extensa, l'estensione dei corpi, esiste di per sé, oggettivamente, fuori di me, esisterebbe anche se non ci fosse sul pianeta Terra nessun essere umano in grado di cogliere con il suo intelletto l'estensione. Viceversa, che succede? Succede che, a differenza dell'estensione, le qualità sensibili, colori, odori, sapori, temperature, se io ci rifletto, esistono solo nel mio pensiero. Quindi, come dire, le qualità sensibili Q rappresentano un sottoinsieme della res cogitans e quindi non esistono realmente perché non rappresentano un'idea chiara ma anche distinta, separata dalla res cogitans. Le qualità sensibili esistono soltanto come modalità di pensiero. Quando io mi concentro su un colore oppure su un dolore, dice Cartesio, mi accorgo proprio a priori nella mia mente che queste qualità non sono autoevidenti, non sono chiare e distinte dal mio pensiero. Io riesco a pensare a un colore oppure a un dolore soltanto se li penso all'interno del mio pensiero. Io mi accorgo che non riesco a staccare, a separare l'idea di un colore o l'idea di un dolore, non riesco a separarle dal mio pensiero. Riesco a pensarle soltanto come modalità del mio pensiero e quindi queste qualità sensibili, a differenza dell'estinzione, esistono solo soggettivamente nel mio pensiero, il mio modo di interpretare i corpi esterni, ma non esistono realmente nei corpi esterni, non hanno quindi una validità oggettiva, non hanno un'esistenza oggettiva, quindi la realtà dei corpi è soltanto estensione. Io non posso pensare in maniera chiara e distinta nulla a proposito dei corpi tranne l'estensione. Quindi i corpi materiali sono caratterizzati soltanto dalle proprietà geometriche, geometrico-meccaniche dello spazio e quindi se tutto ciò che posso pensare nei corpi è estensione, la conseguenza è quella che abbiamo già visto in passato. C'è una totale identificazione tra spazio e corpo, non può esistere il vuoto e la materia è infinitamente divisibile, ma queste sono cose che abbiamo già spiegato in precedenti video lezioni quando abbiamo parlato della fisica cartesiana. Comunque le rievoco brevemente. L'unico tipo di mutamento o di movimento in natura è il moto locale, cioè lo spostamento di un corpo da una porzione all'altra dello spazio. Il movimento è inerziale, il movimento non può essere più visto, secondo Cartesio, come un processo, come un mutamento finalistico di passaggio dalla potenza all'atto, come pensavano gli aristotelici. Il movimento è solo moto locale di traslazione, Cartesio lo definisce così, e il movimento è lo spostamento di un corpo che si allontana dalla vicinanza di alcuni corpi per giungere alla vicinanza con altri corpi, d'accordo? Cartesio ha una visione molto limitata, piuttosto ridotta del movimento. Per lui il movimento è appunto da parte di un corpo il cambiamento dei contorni, il cambiamento della vicinanza, il cambiamento dei corpi che sono accanto al corpo che si muove. Prima del movimento il corpo che sta per muoversi aveva il contorno della sua sostanza
in qualche modo aderente al contorno di altri corpi, dopo il movimento il corpo va invece vicinanza con corpi diversi da quelli che gli stavano intorno, che aderivano ad esso prima che il movimento si effettuasse. Quindi c'è solo estensione, quindi la materia è soltanto materia bruta, del tutto passiva, del tutto inerte, ha solo un movimento inerziale di quiete o di moto che può essere cambiato soltanto dall'urto, dall'interferenza di altri corpi. Il movimento, abbiamo visto, non si crea e non si distrugge, è stato impresso come quantità complessiva di movimento da Dio all'atto della creazione. Quella quantità di moto che Dio ha impresso all'universo materiale all'atto della creazione resta costante, può soltanto suddividersi, ripartirsi in varia maniera tra i diversi corpi. Quindi un corpo non può da solo mettersi in movimento, non può da solo accelerare o decelerare. Non esistono in natura forze, energie all'interno dei corpi. Il movimento, ricordate, l'abbiamo spiegato, si trova nel mosso e non nel movente, e quindi non esistono forze, non esistono energie, non esistono principi di azione all'interno dei corpi, non esiste azione a distanza. Il meccanicismo significa che i corpi modificano il loro movimento soltanto attraverso urti, attraverso scontri, e tutti i fenomeni dell'universo avvengono solo attraverso cause efficienti, attraverso scontri. Abbiamo dimostrato in lezioni precedenti come secondo Cartesio anche il movimento dei pianeti o il movimento dei gravi verso il centro della Terra non avviene per attrazione, non esistono forze attrattive, magnetiche, elettriche di questo tipo, sono solo una nostra impressione fallace, perché non esistono energie, non esistono principi di azione nell'universo, e c'è solo il meccanicismo, il movimento inerziale. Quindi il pianeta si muove oppure il grave cade al centro della Terra perché è continuamente spinto, urtato dalle particelle dell'aria. Ricordate i famosi vortici cartesiani, perché il movimento inerziale si trova nel mosso, non nel movente. Il movimento persevera all'infinito in maniera rettilinea uniforme, a meno che non sia disturbato da urti di altri corpi. Il mondo in questo modo, come sostanza estesa, può caratterizzarsi come una macchina. Ricordate il modello dell'universo macchina. Quindi tranne l'uomo che agisce in maniera libera, l'uomo ha la libertà. Tutto il resto dell'universo, cioè l'universo materiale, compreso il mio corpo materiale, non possiede libertà e agisce in base soltanto a un meccanicismo deterministico. Questo, attenzione, ha una conseguenza molto importante. La conseguenza è che anche gli animali sono macchine. Se a Cartesio non fa nessuna eccezione tranne per l'uomo relativamente alla presenza del res cogitans, significa che tutto è un meccanismo che ha soltanto dei movimenti meccanici determinati, non volontari, non liberi, non consapevoli, ma questo vale anche per gli animali. Questa è la famosa tesi degli animali macchina, che ovviamente non piacerà agli amanti degli animali. Gli animali sono delle macchine, e gli animali non solo non hanno l'anima razionale, come diceva Aristotele, ma a differenza di Aristotele, gli animali non hanno neanche l'anima sensitiva e l'anima vegetativa. Quindi gli animali sono degli automi, sono dei congegni, sono delle macchine, anche se non sembra. Gli animali non provano piacere o dolore, non provano sentimenti, non provano sensazioni di fame, di sazietà, di freddo, di caldo e così via, e quindi sono macchine. Per questo motivo i cartesiani praticavano senza problemi la vivisezione
sugli animali, in quanto gli animali, anche se sembrano soffrire, in realtà non soffrono. Può sembrare strano, può sembrare che l'animale si muove intenzionalmente, finalisticamente. Per esempio, io quando lancio qualcosa, il cane va verso ciò che io ho lanciato, me lo riporta indietro. È possibile che lo faccia in maniera meccanica senza rendersi conto di quello che fa. Cartesio dice di sì. Per esempio si può supporre, anche se Cartesio non spiega bene questa cosa, che l'animale va lì dove vede un movimento, oppure lì dove avverte un calore. E questo può sembrare intenzionale, libero, e invece è qualcosa di assolutamente riflesso, meccanico. Quindi attenzione, gli animali sono macchine, quindi è molto importante. Per Cartesio la vita non corrisponde alla spiritualità. Attenzione, la vita non corrisponde al pensiero, alla res cogitans, ma neanche all'esistenza di un'anima puramente sensitiva. Non è vero che tutti gli esseri viventi si muovono, sono animati in base appunto all'esistenza di un'anima, che proprio etimologicamente che significa? Ciò che dà animazione al corpo. E ci sono esseri viventi che si muovono, apparentemente si muovono da soli, ma in realtà sono dei meccanismi, quindi la vita non corrisponde all'anima, vi sono forme di vita, cioè come gli animali, che non hanno un'anima. Ma questo, attenzione, vale anche per il corpo umano. Il corpo umano è una macchina, a tal punto che ovviamente si pone naturalmente il grosso problema, lo vedremo nella prossima lezione, un problema grossissimo, di conciliare la separazione, l'autonomia di queste due sostanze, res cogitans e res extensa, ma spiegare anche la loro interazione, il loro mescolamento, che insomma è evidente sulla base dell'esperienza, all'interno del corpo umano. Nel caso degli animali questo non succede. Gli impulsi, per esempio, al movimento negli animali sono involontari, soltanto l'uomo muove il proprio corpo volontariamente, finalisticamente, non in maniera meccanica, perché ha un'anima che è spirituale, che è libera, che agisce in base a un fine, e quindi vedremo la causa del movimento di questo braccio, la causa dei movimenti del corpo umano è appunto una causa volontaria, cioè la res cogitans. Invece negli animali, anche se i movimenti degli animali somigliano a quelli dell'uomo, i movimenti degli animali sono istintivi, o meglio, sono riflessi, sono dei riflessi automatici. La cognizione di questi riflessi non arriva al cervello degli animali. Il mio corpo è una macchina e quindi si comporta come una macchina, come il corpo degli animali. La differenza è che io, essere umano, sono cosciente dei movimenti e delle modificazioni del mio corpo materiale, anzi le genero, le causo volontariamente, con un'anima autocosciente e finalistica. Nel caso degli animali, invece, gli animali sono integralmente macchine, cioè le cause e le manifestazioni dei loro movimenti o di tutte le altre cose che riguardano il corpo non vengono sentite, non vengono percepite dall'anima, perché negli animali non esiste l'anima. I trasmettitori di questo movimento meccanico all'interno del corpo, secondo Cartesio, sono gli spiriti animali. Cartesio chiama spiriti animali alcune particelle che lui dice sono più piccole delle cellule del sangue, d'accordo? Sono lui li chiama spiriti animali, però in realtà sono particelle materiali, non è che sono spirituali. Gli spiriti animali sono delle particelle microscopiche piccolissime, più piccole dei costituenti del sangue, che vanno, attenzione, da una parte dal cervello fino alla periferia del corpo, per esempio ai muscoli che muovono il corpo.
quindi dal cervello partono gli spiriti animali che muovono la placca motrice dei muscoli, no? E il corpo si muove. Questi spiriti animali passano attraverso i nervi. I nervi, capite, sono interpretati come dei tubi, dei tubicini microscopici che servono al passaggio di questi spiriti animali. Quindi gli spiriti animali dal cervello arrivano fino ai muscoli e fanno muovere il corpo, e poi inversamente dai muscoli, dall'epidermide, dalla periferia del corpo, questi spiriti animali arrivano al cervello. Nell'uomo questa seconda via dalla periferia al centro serve a eh, far sentire le sensazioni che derivano, prodotte meccanicamente dal corpo, derivano dal corpo, ma le sensazioni, ve lo ricordate, appartengono all'anima, la res cogitans, vengono colti a livello di anima. Invece negli animali questo processo avviene senza che nel cervello ci sia una connessione, vedremo quale sarà nell'uomo la connessione, la ghiandola pineale, senza che nel cervello vi sia una connessione tra corpo e anima, e quindi i movimenti corporei degli animali e tutte le altre cose, le sensazioni in realtà non vengono sentite a livello di anima. Gli animali hanno delle procedure che sono del tutto simili a quelle dell'uomo relativamente alle sensazioni, però queste sensazioni restano morte, non vi è un'autocoscienza che le coglie. Quindi comunque i nervi sono come dei tubi, anche attenzione, i vasi sanguiferi si comportano proprio come i tubi di una pompa che è il cuore, no? Ricordate che Cartesio è molto influenzato anche dalla scoperta della circolazione del sangue, realizzata da William Harvey in Inghilterra, e quindi vedete che Cartesio pensa che il corpo sia degli uomini sia degli animali si comporti proprio come una macchina, come un meccanismo. Però i moti del corpo umano sono volontari, finalistici, voluti dal libero arbitrio dell'anima, mentre invece, attenzione, gli unici movimenti nei corpi degli animali sono riflessi, assolutamente non sono consapevoli all'interno dell'animale. Allora, nella prossima lezione cerchiamo di concludere finalmente tutta la fisica e la metafisica di Cartesio, applicandoci al problema: com'è possibile che queste due sostanze eterogenee, separate, eh, res cogitans e res extensa, interagiscano tra loro, l'anima nei confronti del corpo, ma anche il corpo nei confronti dell'anima. Si tratta di una interazione reciproca, di un'interazione biunivoca. Prima di completare questa lezione, una conseguenza, un esito complessivo della fisica e della metafisica di Cartesio, del sistema di Cartesio, va messo in evidenza, perché si tratta di un elemento molto molto importante che spesso viene sottovalutato anche nei libri scolastici, nei libri universitari, perché spesso si racconta di Cartesio il fatterello, il dubbio, il cogito, eccetera, l'estensione, il meccanicismo, senza poi arrivare a capire qual è l'intimo desiderio, l'intimo obiettivo di Cartesio. Cartesio vuole arrivare, attenzione, a delineare, questo è il suo vero scopo, che è alla base di tutto quello che abbiamo visto, vuole arrivare a delineare un universo in cui l'essere umano, in virtù della sua anima, in virtù del fatto di essere un'eccezione nell'universo, l'unico che ha un'anima, che è un puro spirito, mentre gli altri corpi sono solo estensione, compresi gli animali, non possiedono un'anima, vuole arrivare a delineare il fatto che l'uomo, in virtù del fatto che appunto possieda l'anima, sia superiore rispetto a tutti gli altri enti della natura e possa dominarli e possa soggiogarli.
L'anima è un puro spirito che comunica direttamente con Dio. L'anima fa sì che l'essere umano sia l'essere prediletto da Dio, sia l'unico essere nell'universo che somiglia a Dio. L'essere umano possiede un'anima spirituale che appunto è spirituale, come spirituale è Dio. L'essere umano possiede delle idee intellettuali chiare e distinte che non derivano dai sensi, che sono le stesse idee di Dio, sono idee innate, le idee concepite dall'anima, dall'intelletto, sono idee innate e sono idee che Dio stesso ha creato e ha inserito nella nostra mente. Quindi l'essere umano è privilegiato rispetto agli altri enti di natura, è l'unico ente che somiglia a Dio e che addirittura comunica con Dio attraverso la res cogitans. E quindi capite che Cartesio vuole arrivare ad una conclusione scientifica di tipo pratico, di tipo pragmatico. Questo è quello che a lui interessa, questo è lo scopo di tutto quello che fa Cartesio. La metafisica di Cartesio non ha nulla a che fare con le metafisiche tradizionali di Platone, di Aristotele, di Agostino, di Tommaso o così via. Non solo perché la metafisica di Cartesio è diversa nel contenuto, statemi a sentire, ma perché la metafisica di Cartesio, a differenza delle metafisiche precedenti o tradizionali, è differente nell'esito, nello scopo che vuole raggiungere. Le metafisiche tradizionali erano in funzione della teologia o comunque di un finalismo o comunque erano fini a se stesse. Invece la metafisica di Cartesio, attenzione, è finalizzata alla trasformazione razionale e controllata della natura da parte dell'uomo e alla dimostrazione che l'uomo ha il diritto di ergersi come superiore, di ergersi al di sopra degli altri esseri naturali, degli esseri materiali, ha il diritto di modificarli, ha il potere di modificarli in funzione del proprio benessere. E quindi l'uomo non ha alcuna solidarietà, non ha alcuna comunanza con gli altri enti dell'universo, perché l'uomo possiede quest'anima, questa res cogitans, questo puro spirito, e gli altri esseri no, sono pura materia inerte, sono pura estensione. Questo permette a Cartesio di costruire una nuova gerarchia, attenzione, all'interno dell'universo, una gerarchia non basata più sull'antropomorfismo che Dio avrebbe impresso all'universo e a cui Cartesio non crede, ma una gerarchia che mette l'uomo sul piedistallo, che si erge, domina, comanda e schiaccia tutti gli altri enti materiali, una gerarchia basata sullo spiritualismo, sul fatto che l'uomo è l'unico essere spirituale, mentre tutti gli enti sono materiali. Quindi la metafisica di Cartesio e la fisica di Cartesio hanno un esito, hanno una funzione, hanno una finalità pratica, quella di giustificare il fatto che l'uomo può dominare la natura, trasformarla esclusivamente a proprio uso e consumo. Vedete che questa conclusione è eminentemente pratica, è estremamente ottimistica da un punto di vista scientifico, da un punto di vista epistemologico, è del tutto analoga, ricordate, a quella di Francesco Bacone o a quella che sarà quella anche di altri pensatori, anche di pensatori empiristi diversi da Cartesio, come per esempio Locke, e il fatto che, ricordate come diceva Bacone, sapere è potere, l'uomo è superiore al resto della natura e la sua superiorità non si esercita soltanto teoreticamente, intellettualmente, perché l'uomo conosce più
degli enti naturali. L'uomo è l'unico ente che conosce. La caratteristica della res cogitans non è solo quella di conoscere intellettualmente il resto della natura, mentre gli altri enti della natura non possono farlo. La caratteristica della res cogitans è anche permettere che questa conoscenza si traduca in pratica, si traduca in tecnologia e permetta all'uomo di trasformare la natura in base al suo interesse. Questa, diciamo, ecco, questa spinta, come dire, eroica, rivoluzionaria del nuovo sistema, della nuova metafisica, è fortemente sentita in Cartesio, che appunto assume questo tema proprio da Francesco Baconi. Cartesio parla dell'uomo come, siccome è dotato di resistenza, come dell'essere che ha la capacità di conoscere e di modificare la natura, di conoscere tutto, di avere un potere sulla natura molto forte, perché l'anima lo spinge a conoscere, a realizzare sempre nuove conoscenze, a inventare sempre nuove macchine, a trovare sempre nuove invenzioni, nuovi rimedi, e quindi la res cogitans dell'uomo appunto non serve solo a conoscere, ma a modificare la natura. E quindi eroicamente Cartesio pensa che l'uomo in futuro, grazie alle sue facoltà razionali, tanto è grande appunto la fiducia nella ragione, nell'intelletto da parte di Cartesio, in futuro l'uomo troverà attraverso la medicina la cura virtualmente per tutte le malattie, o costruirà strumenti o invenzioni che permetteranno di avere una vita più comoda, una vita più sana, una vita meno grama, una vita meno costellata da sforzi e da fatica. Questo non va sottolineato, perché questa è la conseguenza ultima, e quindi è una conseguenza pratica, una conseguenza che esalta la razionalità e la sua capacità, la capacità della ragione di trasformare le conoscenze in tecnica, in tecnologia, in progresso. Questo è, diciamo, proprio l'esito pratico che Cartesio desiderava e che Cartesio ottiene di dimostrare al termine di questa sua complessa edificazione di una nuova metafisica che proprio per questo motivo è diversa proprio strutturalmente, è diversa nella finalità rispetto alle metafisiche precedenti. È una metafisica, a differenza di quello di Platone, Aristotele e di Tommaso, è una metafisica che ingloba in sé la nuova scienza, la scienza sperimentale, il macchinismo, il progresso. È una metafisica che serve a giustificare la veridicità del meccanicismo universale, è una metafisica che serve a giustificare la possibilità dell'uomo di agire nei confronti della natura e di trasformarla profondamente. È una metafisica che spinge ottimisticamente verso una conoscenza scientifica che appunto si traduce in un dominio, in uno sfruttamento della natura al fine di migliorare nella pratica la vita dell'essere umano. Spero di essere stato chiaro, quindi nella prossima video lezione affrontiamo lo spinoso problema di come le due sostanze eterogenee possano trovare un punto nel corpo. Si tratta proprio di un punto preciso localizzato nel corpo attraverso cui poter interagire. Continuate a seguirmi con Cartesio, vi ringrazio, arrivederci.